Sapete, molta gente pensa che cominciare a correre i kart sia molto costoso. In effetti per certi versi lo è, ma con 3 semplici accorgimenti vedrete che è possibile iniziare questa fantastica esperienza per relativamente poco. Volete sapere come? Buongiorno amici di YouTube Vadermax e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kart Break, la pausa del kartista. Innanzitutto buona Pasqua, dato che questo video lo vedrete domenica prima aprile. Come potete ben vedere alle mie spalle il cielo non è propriamente così limpido, infatti il maltempo che è stato annunciato per questo weekend e che ha addirittura determinato il rinvio della terza tappa di campionato per i kart causa previsioni meteo nefaste, per cui domenica prossima non vedrete il vlog di campionato. Come detto all'inizio, molta gente pensa che cominciare a praticare il motorsport sia una pratica molto costosa ed effettivamente per certi aspetti lo è, ma vedrete che con 3 semplici accorgimenti potrete cominciare a entrare in questo fantastico mondo spendendo veramente poco. E alla fine del video vi darò il quarto e ultimo consiglio che vi permetterà di iniziare questa fantastica esperienza nel migliore dei modi. Consiglio numero 1: il casco. Non serve per forza di cose avere un casco da 400 euro per cominciare a correre, basta anche un semplice casco da moto come questo, oppure va bene anche un casco da cross come questo. L'importante è che se usate un casco da cross utilizzate anche gli occhiali, perché credetemi i pezzi di gomma volano in pista. Un altro consiglio che mi permetto di darvi è quello di usare un casco vostro per 3 motivi principali. Uno, per una questione di comodità, perché può essere che in pista non abbiano il casco della vostra taglia. Consiglio numero 2, per una questione puramente di igiene, perché non sapete mai chi è che ha usato il casco prima di voi. Consiglio numero 3, potrete sfruttare gli attacchi per la vostra action camera e credetemi questo può valere molto. Consiglio numero 2, calzature e guanti. Non serve per forza di cose acquistare gli stivaletti da gara professionali, bastano semplicemente delle normalissime scarpe da ginnastica, purché abbiano magari la suola quella in gomma antiscivolo, perché sapete può fare veramente la differenza con la sensibilità di acceleratore e freno. Per quanto riguarda i guanti, potete tranquillamente utilizzare dei guanti da lavoro un po' come questi, molto comodi, con il palmo ricoperto in gomma, come potete ben vedere, e soprattutto vi salveranno le mani dalle vesciche, perché credetemi questi possono fare la differenza tra una serata finita dolorosamente con le vesciche alle mani e una senza. Parlo per esperienza personale. Il terzo consiglio più che altro verterà sulle protezioni, perché credetemi passa una bella differenza tra il finire una serata tutti ammaccati con le costole doloranti e una senza, per cui se ce n'è possibilità sfruttate i paracostole della pista, quelli vi giuro è l'investimento migliore che potrete mai fare. Oppure rimedio fai a te della nonna della gomma a piuma da posizionare sul vostro sedile per proteggere durante le curve e durante gli urti in gara. Ma alla fin fine, come recitava un vecchio spot di una famosa azienda che produce pneumatici, la potenza è nulla senza controllo. Per cui il quarto consiglio, che forse è quello più importante, è: usate sempre la testa, divertitevi, correte, ma sempre con intelligenza, non usate i kart come autoscontri, perché sennò ovviamente i danni ve li pagate voi e credetemi sono mazzate a livello economico. Ecco a voi i miei 4 consigli personali, ovviamente dettati dalla mia seppur breve esperienza, per cominciare a correre in kart in maniera economica e sicura. Se vi è stato utile questo video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e passate anche dalla pagina Facebook, perché credetemi nelle prossime settimane arriveranno tante belle novità. Dal vostro Vadermax è tutto, ci vediamo domenica prossima e buona Pasqua ancora. Bye bye.